Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Oggi propongo un progetto veramente molto semplice, quindi adatto anche alle meno esperte. Il cordino che ho utilizzato è il cordino scialla del sito Borgo dei Pazzi, dove vi invito sempre a dare un'occhiata perché ci sono sempre tante novità. Quindi a questo punto vi presento subito il materiale. Come anticipato in anteprima, oggi vi faccio conoscere un nuovo filato dell'azienda Borgo dei Pazzi ed è il cordino scialla, assolutamente made in Italy. Questo cordino mi ha colpito molto perché a me piace molto il cordino che è creato con diverse sfumature. Questo in particolare è creato con 3 diversi cordini. Nel mio caso è marrone, verde scuro e vedete verde chiaro. Mi piace veramente molto questa tonalità che ricorda un po' i colori militari, ma come cordino scialla trovate tantissime altre combinazioni di colori, quindi veramente c'è soltanto l'imbarazzo della scelta. Le rocche si presentano da 300 grammi, io per questo progetto ne utilizzerò 2, poi utilizzerò circa 1,5 metri di catena dorata, due moschettoni e questa chiusura a cartella che poi verrà alloggiata nella borsa tramite queste alette, ma vi mostrerò tutto strada facendo. Quindi a questo punto possiamo iniziare la spiegazione. Per realizzare questa borsetta dobbiamo partire dalla base, quindi creare una base sul quale poi sviluppare tutto il corpo borsa. Allora io cosa ho fatto? Innanzitutto ho deciso di lavorare in doppio, ovvero di prendere entrambi gli inizi delle rocche e quindi lavorarlo in doppio, anche per dargli un po' più consistenza. Come uncinetto ho utilizzato il 4, quindi se lavorate singolarmente una sola rocca potete utilizzare il 3 o il 3,5, invece lavorandole entrambe io ho preferito lavorare il 4. Come inizio ho realizzato 31 catenelle. Realizzate queste 31 catenelle, cosa facciamo? Ritorniamo indietro partendo dalla seconda catenella e torniamo indietro con dei punti bassi, per cui alla fine ci ritroveremo con 30 maglie basse. Per cui questa base sarà realizzata, quindi verrà fuori un rettangolo e verrà realizzata con giri di andata e ritorno a punto basso. Per cui torniamo indietro e ci rivediamo a questo punto. Completato tutto il primo giro, io adesso cosa faccio? Catenella, voltiamo il lavoro e ricominciamo con i punti bassi in giri di andata e di ritorno, quindi non dobbiamo fare altro che creare questo rettangolo che è la nostra base con giri di andata e ritorno. E ho scelto di lavorare in doppio anche perché, come potete vedere, si creano moltissime più sfumature oltre che dare più rigidità alla borsa. Ci rivediamo non appena siamo arrivati a circa 8 cm per farvi vedere come completare con un giro di rifinitura la nostra base. Ed ecco la base quasi completa. Io ho realizzato 13 giri e ho ottenuto 20 cm di lunghezza e 8 in altezza. Fatti questi 13 giri, adesso andiamo a creare il contorno creato a punto basso, quindi io sono arrivata a fine riga, adesso cosa faccio? Una catenella e inizio il giro di contorno. Questo sarà il nostro primo angolo, quindi nello stesso punto vado a creare un altro punto basso e poi vado a creare dei punti bassi in corrispondenza delle righe che ho al di sotto. Quindi vedete, e questo lo faremo per tutto il perimetro, ad eccezione degli angoli dove nello stesso punto andremo a creare un punto basso, una catenella e un punto basso, quindi negli altri, nei restanti 3 angoli. E ci rivediamo non appena abbiamo completato anche questo giro di contorno. Ed ecco la nostra base completata, quindi ultimato tutto il giro di perimetro di punto basso. Arrivata alla fine, quindi abbiamo chiuso con un punto bassissimo, noi cosa facciamo? Catenella e iniziamo con un giro di contorno tutto appunto
basso ma in costa. Quindi iniziamo prendendo l'asola esterna e su tutte le maglie disponibili andiamo a effettuare questo passaggio. Vedete? E lo facciamo per tutto il giro, per cui ci rivediamo a questo punto. Ho completato anche il giro in costa della nostra base e arrivata alla fine dovrei chiudere con punto bassissimo, invece io continuo la lavorazione a punto basso normale, quindi è anche facile per chi ha le prime armi, e quindi anziché chiudere a punto bassissimo continuo la lavorazione e lo farò per tutti i giri, quindi chiuderò alla fine nel momento in cui avrò raggiunto 19 cm di altezza del corpo borsa e poi vi farò vedere come chiudere con asola di chiusura. Quindi come vedete io sto realizzando il punto basso, lo vado a realizzare in tutte le maglie che mi si presentano, quindi anche, ripeto, un lavoro molto semplice anche per le principianti. Io se inizio a girare in questa maniera il lavoro, vedete, questo è lo stacco e qui si comincia a creare il corpo borsa. Quindi ci rivediamo non appena abbiamo raggiunto i 19 cm e vi dirò come proseguire. Sono arrivata quindi all'altezza di 19 cm. Vedete che bell'effetto dà questo tipo di cordino. Il cordino scialla veramente è meraviglioso perché appunto queste sfumature creano veramente una cosa molto particolare nelle borse. Io cosa ho fatto? Dopo essere arrivata all'altezza che avevo stabilito, io prendo la metà, quindi metto la borsa così e prendo questi punti di riferimento nell'estremità. Poi cosa ho fatto? Ho staccato 7 maglie da questa parte e da questa parte perché poi voglio andare a creare una sorta di soffietto. Quindi vado a rientrare questa parte e a lavorare poi col punto basso che adesso vi faccio vedere. Quindi cosa facciamo? Io sono arrivata a questo punto, quindi riprendo l'uncinetto, il marcapunti mi segna il 7° punto, quindi io cosa faccio? Tolgo il marcapunti, entro qui, prendo il filo, mi sposto da quest'altra parte e vado dopo il marcapunti e praticamente mi vado a chiudere il punto basso. Quindi prendo i fili, prendo il filo, estraggo e chiudo con un punto basso. Ed ecco che si crea poi, alla fine si vedrà ancora meglio. Proseguo nello stesso modo, mi vado a completare tutti i punti bassi, quindi quello che ho fatto prima, e mi porto da questa parte. Quindi ci rivediamo a questo punto per farvi rivedere questo passaggio. Sono arrivata dall'altra parte e facciamo la stessa cosa. Quindi togliamo il marcapunti, quindi entro, estraggo, mi porto da quest'altra parte, supero il marcapunti, tiro per bene il filo e mi chiudo a punto basso. Ed ecco creato il secondo soffietto. Proseguo sempre nello stesso modo a punto basso e adesso ci dobbiamo portare di nuovo da questa parte perché questa parte qui deve essere con un altro giro di punti bassi cucito per bene, altrimenti rimane la borsa aperta. Quindi ci rivediamo a questo punto per farvi vedere anche questo passaggio. Arrivati a questo punto adesso dobbiamo andare a chiudere questa fessura che si è creata. Quindi qui c'è il centro dove abbiamo fatto, vedete, qui c'è dove abbiamo chiuso i due laterali, lascio qualche punto, nel senso che prendo questo punto e mi vado a prendere, vedete, questa altra asolina, queste due asoline, e le chiudo a punto basso, in maniera tale che così le fessure si sono chiuse.
faccio così anche nell'altro punto e proseguo finché non termino tutto il soffietto. Quindi questo anche è un passaggio abbastanza semplice, basta guardare, vedete qui ancora devo fare 2 punti e posso fare anche l'ultimo e il soffietto si è chiuso. E poi proseguo normalmente ancora una volta a punto basso. Come potete vedere l'ho chiuso in maniera tale che così la borsa è assolutamente ben chiusa. Faremo la stessa cosa anche da questa parte e ci rivediamo per vedere come proseguire. Arrivata dall'altra parte andiamo a chiudere l'altro soffietto nello stesso identico modo, quindi io nel momento che l'ho appiattito io prendo queste asole, prendo quelle che ci stanno di fronte e le chiudo con un unico punto basso. Vedete, me li trovo proprio accanto e faccio così anche da quest'altra parte. Sembra difficile, ma vedete che poi non lo è per niente, anzi, perché nel momento che lo mettete piatto riuscite a prenderle entrambe. Vi assicurate, esatto, che è chiuso come da questa parte e a questo punto proseguiamo ancora una volta a punto basso, perché adesso faremo l'ultimo giro di punto basso. Ecco intanto come si presenta. Quindi dicevo, facciamo l'ultimo giro di punto basso, arriviamo a questo punto, stacchiamo i fili e inizieremo la parte appunto che dovrà chiudere, quindi la patellina di chiusura. Completato anche l'ultimo giro di punto basso, io non ho staccato il filo, bensì mi sono agganciata, cioè ho terminato il giro a punto bassissimo. Arrivata a questo punto, quindi qui c'è il centro della borsa, io ho lasciato praticamente qui 2 maglie e arriverò da questa parte, io cosa faccio? Giri di andata e ritorno, quindi un po' come ho fatto la base, per creare la patellina di chiusura con cui poi andrò ad agganciare con la chiusura a cartella. Quindi facciamo una cosa, facciamo circa 12 giri di andata e ritorno e ci rivediamo per vedere insieme come rifinirla. Ho realizzato quindi 12 giri di maglia bassa andata e ritorno per creare la patellina. In questo momento misura 7 cm, ma noi la dobbiamo scendere un altro pochettino, ma creando un arrotondamento, quindi la dobbiamo stondare, creando delle diminuzioni a inizio e fine giro e vi mostro come fare. All'ultimo punto, come al solito, facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e iniziamo con la prima diminuzione, quindi saltiamo la prima maglia, andiamo direttamente sul secondo e facciamo così anche questo giro. Arriviamo fino a questo punto e vi faccio vedere come creare un'altra diminuzione a fine giro. Arrivati quasi a fine giro andiamo a creare l'altra diminuzione, quindi entriamo nel penultimo punto, prendiamo il filo, non lo chiudiamo, entriamo nell'ultimo, prendiamo il filo e li chiudiamo tutte e due insieme ed ecco creata l'altra diminuzione. Catenella, voltiamo il lavoro e facciamo la stessa cosa. Saltiamo il primo punto, andiamo direttamente sul secondo. Quindi rifacciamo la stessa cosa anche in questa seconda riga e ripetiamo anche a fine giro la diminuzione che vi ho appena mostrato. Lo facciamo per altri 4 giri e ci rivediamo per vedere appunto come completare la borsa. Completata la patellina con le diminuzioni, io che cosa ho fatto? Ho finito in questo punto e sto facendo un giro di contorno a punto basso.
Poi, arrivata al corpo borsa, invece, sto eseguendo solo quindi in questa parte come giro di rifinitura il punto bassissimo, per poi ricominciare da questa parte a finire in questo punto a punto basso. Quindi ve lo faccio vedere, anche questo è un passaggio molto semplice. Quindi punto bassissimo, e poi non appena inizia nuovamente la patella, quindi quest'altro laterale, quindi arrivata a questo punto facciamo l'ultimo punto bassissimo e da qua in poi andiamo invece a fare il contorno a punto basso. Quindi anche questo un passaggio molto semplice. Come potete vedere, così e senza, invece in questa maniera gli dà veramente una sorta di rifinitura. A questo punto, una volta che terminiamo, ci rivediamo per mettere insieme gli accessori, quindi la chiusura, i moschettoni e la catena. Completato il giro di punto basso, la borsa praticamente è terminata. Adesso io cosa ho fatto? Ho inserito i moschettoni nei laterali e adesso ci occupiamo di inserire la chiusura a cartella. Ho deciso di cambiarla, di inserirne una più piccola perché per il tipo di modello quella era troppo grande, ma il sistema è identico. Allora, questa è la parte che va in questa zona. Ci sono praticamente questi gancetti interni. Noi cosa facciamo? Prendiamo il centro, poi magari tramite 1 metro per essere più precisi, ma più o meno ci siamo, la inseriamo in questa maniera, poi quei dentini andranno ad incastrarsi con il tessuto. Ci possiamo aiutare anche con una pinza per fare in modo che sia ben salda alla stoffa. Facciamo la stessa cosa anche da questa parte. Ed ecco appunto che sarà ben salda. Per quanto riguarda la parte interna, io vorrei mostrarvelo, però non riuscirò a farvelo vedere bene in quanto l'apertura non è grandissima, per cui vi dico che con lo stesso sistema, con queste alette, basta inserirla. Io la inserisco in un altro punto, ma non sarà questo. Va incastrato, poi all'interno usciranno queste 2 alette, inseriamo la griglia e pieghiamo all'interno, quindi andiamo a saldare questa parte qui. Quindi ci rivediamo non appena anche questo passaggio è completato. Ed eccola completa, quindi inserendo la nostra chiusura, la borsa è terminata. È veramente un progetto molto semplice, quindi adatta anche alle meno esperte. Il cordino che ho utilizzato scialle è molto morbido, quindi chi non ha molta dimestichezza con l'uncinetto troverà veramente molto facile lavorarlo, perché è veramente molto morbido ed ha una bellissima resa. Nel sito trovate altre combinazioni del cordino scialla, ma se volete acquistare la borsa così come è composta troverete il link in descrizione. Io spero che anche questo progetto sia stato di vostro gradimento, ve lo dico sempre, se avete dei dubbi scrivetemi, se vi fa piacere vi iscrivete al mio canale e se attivate la campanella sarete sempre tenuti al corrente di ciò che io andrò a fare come nuovi progetti, per cui ci vediamo alla mia prossima creazione.